Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Nelirfa e oggi torniamo a parlare di Crimson Desert, perché mancano veramente pochissime settimane all'uscita, ossia il 19 marzo. In molti mi state chiedendo, ma Crimson Desert sarà solo un Black Desert in single player? Si porterà dietro i difetti di BDO? La mia risposta è assolutamente sì, ma soltanto le cose che funzionano. Pearl Abyss sta usando lo stesso DNA e lo stesso motore grafico, ossia il Black Space Engine, ma sta facendo un'operazione di pulizia senza precedenti. Ho analizzato ogni aspetto e oggi vi spiego perché questo gioco potrebbe essere il riscatto che tanto aspettavamo. Quindi ho studiato diversi aspetti di entrambi i giochi e ora vi spiego le mie conclusioni. La prima cosa che ereditiamo è il sistema di combattimento. BDO è il re degli MMO, ma in Crimson Desert diventa ancora più fisico. Non è più solo premere tasti per cancellare un'animazione, ma un mix tra fluidità di Pearl Abyss e la tattica di Dragon's Dogma 2. Qui il PvE non è una passeggiata come su Black Desert, i boss contano, le parate e le doggiate avranno proprio il loro peso. In Black Desert Online le combo sono praticamente andare a schiacciare dei tasti rapidi, invece in Crimson sembra più un mix tra un soul-like e un action puro. In Black Desert Online puoi fare praticamente di tutto, andare a pescare, commerciare, domare cavalli. Su Crimson Desert ricordiamoci che si tratta di un gioco in single player, quindi queste attività non devono essere un vero e proprio lavoro, quindi dimentichiamoci il grinding massacrante, ma bensì un'immersione. Vi ricordate che su BDO c'era poi il fail staking? Cioè più andavi a fallire un potenziamento, più andavi ad accumulare fortuna. Tutto questo, mano a mano che noi avevamo dei fallimenti, potevamo poi comunque in seguito ci serviva questo per andare a migliorare il nostro equipaggiamento. Però attenzione che in quel caso lì avevamo anche una grande percentuale di probabilità di andare a distruggere per sempre il nostro equip. Pensa invece che su Crimson Desert vanno a puntare proprio tutto quanto praticamente sulla storia. Quindi sull'immersione, sull'avventura, ha senso che tu debba passare mesi a farmare solo per sperare che un upgrade vada a buon fine? Che tutto dipenda da una percentuale e non da quanto tu sia bravo? Facciamo un esempio, è come se stessi guardando un film bellissimo e ogni 10 minuti ti dicessero: ah, ora tira un dado, se esce uno il protagonista muore e devi ricominciare da capo. Non ha molto senso, no? Come hanno pensato di risolvere questa problematica? Semplice, vogliono una progressione che premi l'abilità, quindi andremo a sconfiggere un boss difficile e otterremo un potenziamento. Completi una sfida complessa? Beh, vai a sbloccare un upgrade. Quindi niente RNG che ti punisce, solo soddisfazione per quello che abbiamo fatto e non per quello che hai sperato di riuscire a fare. Per riassumere, meno lancio dei dadi e più gameplay. Secondo me, amici, ancora oggi l'editor di BDO è ancora uno dei migliori al mondo. Su Crimson questo non l'avremo perché interpretiamo soltanto un personaggio, sia Cliff, in realtà ce ne sono tre, però diciamo che sono sempre dei protagonisti fissi. Però anche qua hanno cercato di andare a porre riparo perché potremo personalizzare il suo aspetto, l'armatura e magari speriamo anche i membri dei mercenari. E amici, vi ricordate su Black Desert la gestione dei walkers e dei nodi? In video andavi a gestire un impero commerciale con operai che lavoravano per te mentre eri offline. In un gioco single player questo potrebbe risultare pesante, meglio trasformarlo in una gestione del campo dei mercenari. Quindi invece che mandare i nostri operai a raccogliere le patate, qui andremo a mandare i nostri mercenari per andare a indebolire un boss che magari in futuro andremo ad affrontare. Ma il problema più grande, fin da subito di Black Desert Online, era ed è ancora oggi il pay to win, legato principalmente al discorso del PvP. Parliamoci chiaro, il pay to win ha rovinato l'anima di Black Desert. La notizia bomba per Crimson Desert è che questo problema lo hanno completamente risolto. Pearl Abyss ha confermato che è un'esperienza premium,
compri il gioco e ci giochi. Niente cash shop aggressivo, niente microtransazioni per progredire. Solo tu, Cliff e le tue grandi abilità. Quindi qua hanno completamente risolto il problema perché hanno tolto completamente il discorso del PvP e hanno messo la formula premium. Ora prendiamo il concetto di durata, cioè in Black Desert Online il gioco inizia intorno al livello 50 e poi diventa un vero e proprio lavoro. Invece su Crimson Desert abbiamo una campagna dei ritmi cinematografici che dura tra le 50 e le 80 ore, quindi non dovrai farmare mob per mesi per vedere la fine della storia. È un viaggio guidato nella narrativa dal dover seguire la storia. Non temete, lo spirito esplorativo comunque rimarrà. Quindi avremo la possibilità di pescare, cucinare, domare i cavalli e ci sono tutte queste cose che erano presenti anche su BDO, quindi hanno mantenuto tutti gli aspetti positivi e che piacevano alla community. Ma in Crimson Desert servono a darti bonus per la tua avventura, non ad alimentare un'economia di mercato online. Quindi possiamo dire che è un'immersione veramente pura, come è successo anche in Red Dead Redemption 2 o in The Witcher 3. C'è però una cosa che mi è venuta in mente andando a pensare proprio a Red Dead Redemption 2. Vi ricordate che quel gioco è uscito in due tempi? Ossia, in un primo tempo uscì la parte single player con la storia, ma mesi dopo Rockstar fece uscire anche l'online, ossia la parte multiplayer. Potrebbe magari a sorpresa anche qua esserci un caso simile? Voi cosa ne pensate? Resta un punto interrogativo, ma per ora quello che avremo il 19 marzo sembra il riscatto che tutti stavamo aspettando. Quindi sì, ha molti aspetti simili a Black Desert, ma di sicuro hanno cercato di ascoltare la loro community e andare a parare a tutti i difetti presenti su BDO e riuscire a presentare un prodotto sicuramente migliorato. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete un bel like, commentate e ci vediamo presto per un altro video. Ciao avventurieri!